Voglio un po' raccontare un po' la mia storia e come io sono legato al generale Bernardini. Papà mio, Renzo Marchès, era del corso Urano e mio suocero, il generale Bernardini, era del corso Vulcano. Per cui i miei genitori si conoscevano, erano amici, avevano avuto parte della loro vita aeronautica in comune, anche se papà era stato più colpito dalla guerra rispetto a mio suocero, nel senso che lui ha fatto una parte della guerra. Io nasco a San Pellegrino, dove papà era di sede dopo la guerra, nel 48, e poi ho varie vicende in giro per l'Italia, perché papà, come tutti gli ufficiali, veniva trasferito a destra e a sinistra e quindi ho fatto scuole 2 anni da una parte, 2 anni dall'altra e via dicendo. Della mia esperienza scolastica sono interessanti i 2 anni fatti a Roma, al liceo scientifico Guido Castelnuovo, che fu il quinto liceo scientifico di Roma e fu fondato proprio nell'anno in cui io mi iscrissi. Io mi iscrissi nel 62 e mi ero iscritto a una succursale del Righi a Piazza Mazzini e questa succursale dopo un mese venne chiusa e venne aperto il liceo scientifico Guido Castelnuovo, che aveva la sua sede a via Barellai, ma la sede non era ancora pronta e noi fummo ospitati in una scuola elementare che era da tutt'altra parte, era dall'altro capo di Roma, e quindi venivamo trasportati, la mattina ci trovavamo a Piazzale degli Eroi e andavamo tutti quanti con l'autobus alla scuola, il primo anno. Il secondo anno invece andammo a via Barellai al liceo scientifico Guido Castelnuovo, che è un liceo scientifico che è diventato famoso a Roma, anche perché è stato un po' travolto dal 68. Il suo preside era il famoso Giambattista Salinari e avevamo professori di altissimo livello. Io ricordo molto bene la professoressa di storia, Vittoria Ronchey, nota scrittrice, che si era innamorata di me, nel senso che gli piaceva tantissimo come io raccontavo la storia ed era un po' l'invidia dei miei amici e compagni di scuola, i quali mi vedevano come il pupillo della professoressa di storia. Il secondo anno io fui compagno di scuola di Claudio Bernardini, cioè del figlio del generale Umberto, che rientrato dalla Francia si è iscritto al Castelnuovo e ha fatto un anno di scuola con me. Io poi dopo il secondo anno me ne andai e papà fu trasferito a Brescia, al rapporto di Ghedi, dove lui comandò l'aeroporto, e io finii il liceo a Ghedi. Poi nel 67 feci il concorso per l'Accademia Aeronautica ed entrai con il corso Falco III nell'Accademia Aeronautica. Questa è stata una delle più belle esperienze della mia vita perché frequentare l'Accademia Aeronautica ti dà un'impronta che poi ti ricorderai per tutta la vita. E i compagni di allora io ancora oggi li frequento e per me sono fratelli praticamente. In accademia, io entrai come ingegnere, alla fine del primo anno andai insieme ai piloti a prendere il brevetto perché ai miei tempi tutti quelli che superavano gli esami del primo anno di ingegneria venivano inviati alle scuole di volo, sia i piloti che gli ingegneri, e quindi presi il brevetto di volo sul velivolo P148, di cui conservo ancora con gelosia il libretto di volo e gli stralci volo dei miei voli con il P148. E poi continuai la mia vita la mia vita accademica fino al quarto anno, quando cominciai a lavorare con la tesi. E a quel punto mi accorsi che all'Università di Napoli avevano installato il primo grande computer, mi sembra che era un grosso mainframe della Honeywell, se non ricordo male. E l'Accademia aveva messo dei terminali in accademia, 1 o 2 terminali, e potevamo con adeguata prenotazione poter lavorare su quei terminali. E io cominciai a occuparmi di linguaggi di programmazione. Imparai il COBOL, che allora era il linguaggio di programmazione più diffuso in ambito commerciale, e soprattutto il Fortran, che era il linguaggio di programmazione scientifico. Ed ero abbastanza bravino in Fortran, al punto che quando dovetti cominciare a preparare la tesi, decisi insieme a un mio compagno di studi e compagno di corso, Antonio Antolini, con il quale
abbiamo fatto la tesi insieme, decidemmo di fare la tesi. Andammo a parlare con il professor Luigi Pascale, che era un po' il nostro mentore allora, che aveva fondato la parte navi, si era costruito un aeroplano, aveva fatto volare i suoi aeroplani, e concordammo con lui di fare una tesi sperimentale sulle strutture aeronautiche leggere, usando il metodo assolutamente innovativo, il cosiddetto metodo degli elementi finiti, che parliamo del 1973, inizi 73, era un metodo assolutamente innovativo e sperimentale, ma era un metodo estremamente complesso dal punto di vista dei calcoli, e quindi era possibile affrontarlo soltanto usando programmi di computer. E io mi ero messo con Antonio Antolini perché lui aveva una profonda tendenza strutturista, lui era molto amante delle strutture, e quindi con la sua competenza strutturale, con la mia competenza informatica, potevamo fare una tesi sperimentale. Noi facemmo una bella tesi, creando anche la simulazione su un pannello, facendo il calcolo delle strutture elastiche, dei nodi e via dicendo, e venne fuori una tesi molto complessa. Tra l'altro nell'ultimo periodo della tesi andammo a pratica di mare, al reparto sperimentale, che era già un reparto abbastanza equipaggiato dal punto di vista informatico, aveva un computer mainframe dell'IBM che allora era, diciamo, abbastanza grosso, anche se oggi fanno un po' ridere i grossi computer di allora, e passai a lavorare con le schede perforate, perché noi in accademia lavoravamo con la banda perforata a 5 buchi e scrivevamo i programmi su banda perforata, mentre invece alla sperimentale si scrivevano con le schede perforate, quindi conobbi le schede perforate. Mi sono laureato a novembre del 73 e la mia assegnazione, la prima assegnazione fu il reparto sperimentale, quindi io andai diritto al reparto sperimentale. E lì comincia un po' la mia storia informatica, che aveva avuto questa prima parte come studente, e lì comincio a lavorare con l'informatica. Al reparto sperimentale allora si usava far fare al nuovo arrivato un ciclo di addestramento girando nei vari reparti e enti della sperimentale, quindi io girai un po' al gruppo volo, girai un po' alla direzione tecnica, andai un po' in officina, vidi un po' tutto il reparto, girai 2 o 3 mesi. Poi alla fine mi mandarono, c'era necessità di ingegneri al servizio elaborazione dati. Il servizio elaborazione dati era in grande fermento perché in quegli anni si stava passando dalla tecnologia analogiche alle tecnologie digitali e non c'era competenza per niente in questo. E quindi avevano preso i giovani ingegneri, c'era già un giovane ingegnere dell'Accademia che era del corso EOLO, il corso precedente al mio, e anch'io che era elettronico, e io come aeronautico fui assegnato al reparto, a questo servizio elaborazione dati. E io mi incominciai a interessare subito di problemi d'automazione, quindi cominciai a studiare tutti i nuovi apparati che dovevano essere installati per le prove del velivolo Tornado, che era il velivolo che avremmo preso a breve termine in carico come prova al reparto sperimentale, e cominciai a capire cosa facevano. Allora si registrava con registratori analogici a bordo, che registravano su una banda di carta, poi tutte queste strisce di carta venivano portate a terra, venivano date da una serie di sottufficiali, i quali con righello, squadra e matita prendevano i punti, facevano una lista di punti con un intervallo che si decideva, poi battevano tutte le schede perforate, si mettevano in pasto ai vari programmi di elaborazione e si elaboravano dati di fatica, resistenza, velocità e via dicendo. Tutto questo doveva finire e si passava invece al digitale. Io mi studiai tutti i libri, io per mesi e mesi e mesi ho studiato tutti i libri che mi avevano dati, fino a che a un certo punto mi ha chiamato il comandante della sperimentale dicendomi: adesso tu devi andare a fare il corso di sperimentatore, perché gli ingegneri venivano inviati sia in Inghilterra sia in Francia a fare corsi di sperimentatore. E io obiettai al comandante che io mi ero preparato nell'informatica
per cui io ero molto più portato verso questo nuovo mondo e sapevo poco di aeronautica, di pratica aeronautica. E quindi gli chiesi se non fosse stato più utile per me rimanere al servizio elaborazioni e cominciare a prepararmi nel campo informatico. E lui mi disse: guarda, è una tua scelta, sappi che se diventi ingegnere collaudatore avrai dei meriti, così sei una figura strana, ibrida, che in aeronautica non esiste, che però a noi è molto utile, quindi se tu decidi questo a noi va molto bene, però ti costerà un pochino come carriera professionale. Io dici: vabbè, io sono venuto qui per lavorare per l'aeronautica, non per pensare alla mia carriera professionale, quindi per adesso faccio questo e poi vedremo. Nel 74 ebbi la fortuna di essere inviato negli Stati Uniti, in Francia e negli Stati Uniti, a collaudare gli apparecchi che avremmo dovuto avere, e qui conobbi i tecnici che stavano lavorando alla costruzione di questi apparati, che erano tutte persone per me ipercompetenti, nel senso che da loro ho imparato tutto. Poi sono tornato, sono arrivati gli apparati, sono arrivati alcuni dei tecnici che avevo conosciuto, soprattutto un curioso americano di origine messicana, il quale mi aveva veramente fatto impazzire perché maneggiava fasci di fili estraendo sempre il filo giusto, cose che a me sembravano quasi dei miracoli, e piano piano ho cominciato a lavorare. E noi avevamo fatto una scelta difficile perché noi eravamo inseriti in un consorzio trinazionale del velivolo Tornado, dove praticamente la direzione era degli inglesi. Gli inglesi erano i chairman del gruppo che si occupava di questa transizione digitale e avevano praticamente imposto un loro sistema che avevano comprato sia la parte militare sia la parte civile delle tre nazioni in gioco. E noi come parte militare ci dissociammo da questo sistema e decidemmo di intraprendere una strada nuova basata su un sistema IBM e su un prodotto IBM totalmente nuovo, che era il famoso sistema 7, che allora era famigeratamente famoso, perché era una macchina diabolica che però aveva il vantaggio di interfacciarsi benissimo con tutto. Per cui il reparto sperimentale ebbe in dotazione un IBM 370 che sostituì il vecchio 1130 precedente, che si interfacciava con queste apparecchiature digitali di registrazione a bordo attraverso il sistema 7, che era un sistema che da un lato si presentava al sistema 370 IBM come un lettore di schede e dall'altra parte leggeva i dati direttamente dai nastri magnetici su cui venivano registrati. E io mi sono occupato della programmazione del sistema 7, cioè il sistema 7 veniva programmato quasi in linguaggio macchina. Io lavoravo con gli oscilloscopi, mi guardavo i dati digitali che passavano in PCM, questa nuova tecnologia che aveva sostituito le tecnologie analogiche e che allora era assolutamente innovativa in Italia e veniva usata soltanto a Torino nella sede dell'allora Aeritalia che si occupava di prove di volo. E quindi vedevo i dati che passavano sugli oscilloscopi, dall'altra parte mi entravano nel computer, li trasformavo in dati su scheda perforata e li presentavo all'IBM 370 come scheda perforata. Praticamente quasi tutti i programmi li avevo scritti io. Con me aveva collaborato un sottotenente ingegnere di complemento, che è stato con me un po' di anni, mentre invece il mio collega dell'Eolo si occupava più di gestione e di politica del servizio, perché lui poi divenne capo del servizio elaborazioni e lasciò il lavoro sporco un po' a noi. E io in quegli anni ho fatto esperienze formidabili, mi sono creato una cultura digitale veramente formidabile.